Ciao, benvenuto alla lezione 4 del corso KiCad 9. Questo video tratterà l'editor di schemi, seconda parte. Creeremo un progetto demo, un lampeggiatore con 2 LED e vedremo poi tutte quelle cose qui. Questo file PDF lo troverai poi scaricabile qui sotto nella descrizione del video. Ritorniamo al nostro programma che avevamo lasciato nella lezione precedente, creiamo un nuovo progetto. Lo possiamo fare da qua o file nuovo progetto. Lo chiamiamo lezione 4, lezione 4 demo. Doppio clic sul file _sch che è lo schematico, ingrandiamo leggermente, andiamo a sistemare il cartiglio, possiamo fare doppio clic anche sopra il cartiglio, andiamo a prendere il cartiglio che abbiamo salvato la volta precedente, era dentro qui nella root dei progetti, la data, volendo possiamo cambiare il formato, revisione 1.0, titolo, lampeggiatore a stabile di 2 LED, azienda, anche se io non sono un'azienda, e qui possiamo mettere i commenti. Ok, e il nostro cartiglio è pronto per essere disegnato. Disegneremo questo schema, lo mettiamo magari qui in un angolo e qui ci mettiamo i componenti. In questo modo piazzo la resistenza, quindi vado qui, piazzo simboli o premo sulla A della tastiera. Questa operazione viene fatta sempre la prima volta che si usa KiCad, caricherà tutte le librerie, operazione che verrà fatta una sola volta. Per la resistenza, come abbiamo visto la volta scorsa, basta premere R e abbiamo tutte le resistenze disponibili. Possiamo scegliere se usare questo tipo di simbolo o quest'altro. Prendiamo il primo e facciamo piazza copie ripetute, come abbiamo visto nel video scorso, per piazzare più resistenze una dopo l'altra. Volendo possiamo dargli anche il valore è scritto qui, un K, un mega e un mega. Quindi dobbiamo premere la E, valore 1 kilo, lo abbreviamo con la K minuscola, volendo possiamo scrivergli anche la tolleranza o la potenza a fianco, ad esempio 1/4 un quarto di watt 5%, oppure potremmo scriverlo in un altro campo, quel testo qui lo mettiamo in un altro campo, piazziamo la R1, adesso c'è R punto interrogativo perché questo tasto che abbiamo visto l'altra volta, annota automaticamente, non è selezionato. Questo qui è un K, dopo piazziamo le R3 e l'R4 che sono da 1 mega, quindi facciamo E e cambiamo e mettiamo la M maiuscola. Omega e omega. Faccio ESC, adesso dovrò piazzare i due condensatori e i due transistor. I condensatori sono da un microfarad a 25 volt, clicco qui, C che sta per condensatore, devo andare a prendere un condensatore polarizzato, questo, doppio clic e valore U minuscola che sta per micro, F maiuscola, microfarad. Qui la tensione possiamo anche scrivergliela direttamente, che rimane a schema, che è una cosa importante. Lo ruotiamo con la R e mettiamo un condensatore qua, lo ruotiamo e mettiamo l'altro condensatore sulla destra. Facciamo ESC, adesso dobbiamo cercare i transistor BC337 o BC237. BC337 c'è già tutto con tutte le caratteristiche, il simbolo e l'impronta. Doppio clic su esso, c'è addirittura anche il datasheet. Se facciamo E, vediamo che nelle specifiche c'è il datasheet che può essere cliccato 2 volte per aprire direttamente questo PDF. Quindi questo rivolto a destra lo mettiamo qui. Qui non possiamo fare ruota, perché se faccio ruota farebbe così, ma devo fare lo specchio, quindi vediamo questi simboli che non abbiamo visto la volta scorsa. Il ruota senza orario senza orario è la lettera R, la ribalta verticalmente sono le lettere X e Y. Quindi X ribalta orizzontalmente, ingrandiamo così lo vediamo meglio, quindi verso destra, verso sinistra, e la Y ribalta sopra sotto. A noi ci serve il ribaltato verso sinistra. Lo piazziamo più o meno qui, poi dopo li
andremo ad allineare, ESC, ci mancano i diodi LED, scrivo LED, ho tantissimi LED, prendo quello generico, ruoto, edito, potrei scrivere ad esempio rosso e lo allineo sotto la resistenza 1. Sono accorto che c'è un errore. Adesso per duplicare l'ultimo inserito, tasto INS sulla tastiera. Adesso possiamo iniziare a disegnare il nostro schema. Prendiamo il filo o lettera V doppia sulla tastiera, facciamo così, ingrandiamo un po'. Qui dobbiamo allineare questo transistor, siamo fuori griglia, lo mettiamo in griglia a 100, faccio Alt 2, quindi vado a 1.27, lo premo e lo sposto di 1.27, poi faccio Alt 1, quindi è tornato in griglia. Prendo il filo e collego questo, avvicino un po' queste resistenze, sono entrambi fuori griglia, mi faccio Alt 2, ho rimesso tutto in griglia, Alt 1, così è tutto più semplice. Anziché prendere il disegnafili posso andare qui e fare anche così, oppure posso prendere il disegnafili e fare così e così, in un colpo solo collego entrambi i lati del componente. Questo va qui e questo va qui. Qui l'hanno disegnato obliqui, possiamo anche noi disegnare gli obliqui se vogliamo. Per far questo devo scegliere questo angolo qui obliquo e fare una cosa di questo tipo. Questo qui è più basso, Alt 2 cambio griglia e lo trascino e trascino anche il filo. Questo filo qui lo ridisegno. Vediamo se c'è un simbolo di batteria, battery, questo, lo mettiamo qui, facciamo edit, classica pila a 9 volt, prendiamo il power e disegniamo il GND, generico, lo colleghiamo qui, qui, qui e questo lo colleghiamo qui e lo schema è completato. Un altro metodo per copiare lo schema era importare l'immagine qua sotto, magari facendo inserisci piazza immagini, selezioniamo l'immagine e la possiamo portare dove vogliamo, anche ingrandirla e averla vicino per la copia. Con il cancello. Terminato lo schema dobbiamo annotarlo, ovvero dargli la siglatura a tutti i componenti cliccando qui su annota schema. Possiamo scegliere se dall'alto verso il basso o sinistra verso destra, schema intero, le altre cose non ci interessano perché abbiamo solo un foglio. Facciamo annota e chiudi. Come puoi vedere R1, R2, R3, R4, D1, D2, però questi era meglio chiamarli DL1 e DL2 per non confondere con dei diodi. Avremmo dovuto scrivere DL punto interrogativo, adesso lo correggiamo a mano, DL1, DL2. In genere i D sono i diodi, i DZ sono i diodi Zener, i DL sono i diodi LED, in maniera che in distinti materiali non ci confondiamo. Adesso possiamo fare il controllo dello schema. Prima di questo andiamo a riprendere il PDF per vedere le cose che mi ero appuntato da farti vedere in questa lezione.
Due parole adesso su PCBWay, che è sponsor di questo video. Fino al 31 ottobre PCBWay offre il solder mask viola gratuito, quindi potete usare il colore viola al posto del classico verde o blu o rosso. Ricordo che KiCad contiene dei plugin per fare gli ordini velocemente su PCBWay. Basta andare in gestione plugin e installare uno dei due plugin di PCBWay. Un grazie ancora a PCBWay per i buoni che offre a tutti gli abbonati al canale. Vediamo lo zoom a oggetto, che è questo. Lui mi fa vedere solo lo schema. Se io sono a pieno zoom, facendo zoom a oggetto, mi fa vedere solo lo schema. E questo è lo zoom a oggetto. Ribaltamento oggetti l'abbiamo visto, è la lettera X e la lettera Y sulla tastiera, che ribalta l'oggetto in orizzontale o in verticale. Piazza tutte le unità, qui non ce l'abbiamo un componente con più unità, facciamo solo un esempio, poi lo cancelliamo. Ad esempio un integrato, classico 74HC14, molto comune. Ha all'interno tutte le unità, che sono queste, dalla A alla G. Se lascio questa spunta, piazza tutte le unità, dopo aver fatto doppio clic, vedi che inserisce tutte le unità dalla A fino all'ultima. Cancello. Se invece tolgo la spunta da piazza tutte le unità, posso scegliere ad esempio di piazzare solo l'unità E. E così è il piazza tutte le unità. Incrementa annotazione da, questo qui lo possiamo vedere, dobbiamo andare su strumenti, incrementa annotazioni da, gli dico ad esempio R3, quindi da R3 voglio incrementare di 2, sullo foglio corrente, quindi l'R3 è incrementato di 2 e l'R4 è incrementata di 1, in maniera che ho delle resistenze vuote da aggiungere, uno strumento che si usa veramente poco. Faccio CTRL Z così ritorno allo stato di prima, ritorniamo al PDF, copia e incolla speciale tra schemi. Noi possiamo aprire anche un altro schematico, ad esempio quello visto nella lezione precedente, semplicemente aprendo l'Explorer File facendo doppio clic su esso. Andiamo dentro nella lezione 3, cerchiamo lezione 3 SCH, ci clicchiamo sopra. Lui mi aprirà, oltre a quello già aperto, anche questo. Io posso fare copia e incolla di quello che voglio facendo la selezione. Ad esempio a me servono questi condensatori qui, faccio CTRL C, poi riapro lo schematico che avevo aperto in precedenza e qui posso fare o CTRL V che me lo incolla tale quale, oppure incolla speciale, che cliccando col destro lo troviamo qui, o su modifica incolla speciale, oppure CTRL maiuscolo V. Facciamo quindi incolla speciale e abbiamo diverse possibilità. Ad esempio, se volessi cancellare tutti i riferimenti da tutti i simboli incollati, posso mantenerli o posso assegnare nuovi riferimenti. Proviamo l'assegna nuovi riferimenti e come vedi va avanti a fare la notazione in automatico dall'ultimo elemento inserito. Facendo CTRL Z cancello tutto. Quindi questo è l'incolla speciale da un altro schema. Ritorniamo al PDF, adesso vedremo l'assegnazione delle impronte e l'aggiunta dei campi alla distinta materiali. La distinta poi la vedremo bene in video futuri quando ci sarà il caricamento dei file sul sito del fornitore. Per assegnare le impronte abbiamo due strumenti. Uno è questo, assegna impronte. Qui abbiamo le impronte, le librerie di impronte e le impronte filtrate. Qui abbiamo dei filtri. Ad esempio, se volessimo inserire tutte queste impronte delle resistenze, devo cliccare sulla prima, tenere premuto il maiuscolo e cliccare sull'ultima in modo da fare una selezione multipla. Dobbiamo scegliere la libreria delle resistenze, quindi R, resistor, THT, true all, quindi foro passante, THT vuol dire foro passante. Questi sono i filtri, togliamo i filtri, quindi filtra per libreria è questo. Questo filtra per numero dei pin, quindi lui si accorge che queste resistenze hanno due pin, se ci clicco sopra mi fa vedere tutti i footprint con due pin. Poi per
assegnare, questa finestra la possiamo anche ingrandire un po', dobbiamo sapere la lunghezza, il passo, quindi il diametro. Se scegliamo una resistenza piccolina, passo 15, per vedere l'anteprima non c'è una finestra, mi sarebbe piaciuto molto, dobbiamo andare qui e aprirla tutte le volte. Qui però abbiamo un utile strumento che è il righello, possiamo andare a misurare da qui, ad esempio qui 15 mm, che è già scritto qua, passo 15 e 24. Cliccando 2 volte qui sopra ci viene segnato automaticamente a tutti e 4 i componenti il footprint. Facendo ok me lo ritrovo assegnato, quindi se io faccio doppio clic sulla resistenza trovo l'impronta assegnata e la posso vedere. Io preferisco però utilizzare un altro strumento che non è l'assegno impronte ma è questo a fianco. Modifica i campi dei simboli, infatti l'ho scritto qui nel PDF, modifica i campi dei simboli. In pratica abbiamo una simil distinta materiali. Le resistenze già divise per valore, raggruppate, i raggruppamenti li troviamo qui. Possiamo fare delle preimpostazioni dei raggruppamenti, qui, raggruppati per valore, questi qui sono quelli che ci sono già di default, raggruppati per valore. Se volessimo modificare l'impronta, basta cliccare qui, andare a cercare un'impronta, qui abbiamo anche l'anteprima, che è molto più comodo. Prendiamo ad esempio queste qui, doppio clic, questa la cancello. Se volessi copiare anche questa riga qua, basta che faccio copia e incolla senza andare a ricercare tutto. R1 e R4 le ho già copiate perché hanno lo stesso valore. Adesso io faccio CTRL C e CTRL V e lo copio qui. Andiamo a fare tutti gli altri, ad esempio i due condensatori, quindi ci clicco qui, qui ci scrivo capacitor, non è SMD, THT, non è assiale ma è radiale, è piccolino, diametro 5, passo 2,5, ok, doppio clic e me l'ha già assegnato a tutti e due i componenti. I LED, doppio clic qui, LED SMD no, LED THT, ad esempio facciamo un LED 5 mm, doppio clic e me l'ha piazzato solo al primo. Qui non me li ha messi insieme perché c'è un errore, ne avevo corretto solo uno. A quel punto qui se io aggiorno i LED li ha messi insieme, qui mi dice valori mescolati, giustamente, faccio copia, incolla, ok. Adesso anche i due LED sono tutti e due uguali. Per la batteria vediamo se troviamo un suo clip già pronto, bat, vediamo cosa abbiamo. Qui è bello perché abbiamo già tutte le anteprime, queste sono le batterie soldate, porta batteria. Visto che non c'è un simbolo ben preciso, gli metteremo due fori e ci andremo a soldare poi due fili e andremo al clips della batteria a 9 volt. Scriviamo con che sta per connettore, vediamo se troviamo qualcosa. Qui nella libreria pin so che è 254, posso usare questi due fori per andare a soldargli i fili della clips della pila 9 volt. Doppio clic e mi ha segnato l'impronta. Qui posso fare ok e a questo punto dovrei avere tutte le impronte assegnate. I transistor erano già assegnati, ok. Per vedere il file PDF del componente basta cliccare col destro sul componente e fare mostra datasheet oppure lettera D sulla tastiera. Mi farà andare su internet al link che c'è inserito nella libreria. La notazione quindi terminata. Possiamo adesso fare il controllo ERC, controllo regole elettriche. Clicchiamoci sopra, dobbiamo fare avvia ERC, ci darà tutti gli errori riscontrati. Dà un errore sul simbolo di massa perché bisogna inserire uno speciale simbolo che lo troviamo dentro qui in power e si chiama power flag. Lo dobbiamo inserire su una qualsiasi connessione collegata al GND. Ogni simbolo power che colleghiamo dobbiamo dargli anche queste power flag, altrimenti dà errore. Questo lo possiamo anche trascinare un po' più basso. Se rifacciamo l'ERC
vedremo che non ci sarà più errore. Ok. Una cosa molto importante relativa alla distinta base, che è questa, è che consiglio di aggiungere due campi rispetto a quelli di default, che sono i campi costruttore e fornitore, sigla del componente del costruttore e sigla componente del fornitore, come avevo scritto qui. Aggiunta di campi costruttore, codice costruttore, fornitore, codice fornitore. Come facciamo? Dobbiamo cliccare qui su aggiunta campo, lo chiamiamo costruttore, o se ci fa più comodo o possiamo scrivere in inglese. Adesso ti faccio l'esempio in italiano, quindi campo costruttore, ce lo troviamo qui, codice costruttore, fornitore e codice fornitore. Facciamo degli esempi. Il transistor costruttore potrebbe essere Motorola, in questo caso il codice costruttore è lo stesso del value, oppure dovremmo fare BC337B. Fornitore è dove li andiamo a comprare, ad esempio Farnell, e qui il codice del catalogo Farnell. Se andiamo sul sito Farnell e scriviamo BC337, quindi abbiamo il codice produttore, che è questo, che è onsemi, quindi il codice produttore costruttore, stessa roba, qui onsemi, e il codice Farnell, che adesso andiamo a copiare, che è questo, e lo colliamo qua. E questo andrebbe fatto per tutti i componenti, in maniera che dopo, quando abbiamo la distinta materiali fatta, sappiamo esattamente dove andarlo a comprare, il codice del costruttore e il codice del fornitore. Se abbiamo più fornitori potremo fare fornitore 1, fornitore 2 o fornitore 3. Qui possiamo cliccare su OK e salvare il tutto. Nel prossimo video, prima di passare all'editor CS, che sarà nel video 6, vedremo altre cose sull'editor dei schemi. Vedremo come aggiungere un componente alla libreria, come importare un componente nella libreria, come importare un componente da altre librerie o da altri CAD. Vedremo il convertitore di immagini, che abbiamo già visto quando abbiamo inserito il logo. Vedremo cos'è uno schema gerarchico, vedremo le etichette e le alimentazioni che hai già visto di sfuggita in questo video. Per questo video è tutto, ti saluto, spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!